Ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a indagare se, qualora vorreste acquistare una nuova Renault Twingo elettrica o benzina. Ovviamente, prima di farvi vedere tutti i conti che ho fatto e vedere effettivamente quale conviene nel lungo periodo che ho considerato di 10 anni, la Renault Twingo elettrica o benzina, vi chiedo prima di tutto un piccolo supporto da parte vostra, ovvero di iscrivervi al canale qua sotto e mettere già un like, così siamo sempre di più, e fatemi anche sapere da parte vostra se vi può interessare questo nuovo format che voglio portare durante quest'anno, nel 2021, e fatemi sapere quale auto secondo voi sarebbe interessante paragonare per elettrico o benzina e quale casomai conviene comprare. Ovviamente faccio riferimento a una categoria precisa di persone per questa tipologia di auto, perché ovviamente è catalogata principalmente per l'urbano, massimo extraurbano, ma posso anche immaginare le famiglie che hanno semplicemente una seconda auto, che utilizzano principalmente sempre contesto urbano e extraurbano, ma che hanno anche figli che sono alle prime armi alla guida, e solitamente si utilizza questa seconda auto nel percorso casa lavoro e casa tempo libero. E sicuramente, ma di solito è sempre così, almeno nella maggior parte dei casi, si ha ovviamente in questo contesto si ha un garage, un box. Ci sono altre premesse che voglio fare per quanto riguarda i dati che ho utilizzato, ovvero per quanto riguarda l'assicurazione non l'ho tenuta di conto, proprio perché ci sono veramente tanti fattori che si basano da individuo a individuo, ma generalmente si utilizza la persona che ha più anni di esperienza alla guida per poter pagare un po' di meno. Ma sappiate che le auto elettriche rispetto alle auto termiche di assicurazioni di media si paga tra il 10 e il 30% in meno. Parlando del costo della benzina e dell'elettricità, purtroppo c'è una bella differenza tra nord e sud, e ho voluto riportare il costo medio circa dell'elettricità, che ammonta a livello nazionale dell'Italia di 0,25 euro ogni kilowattora. Per quanto riguarda il costo della benzina, invece, purtroppo nel 2020 abbiamo visto cosa è successo e di conseguenza i prezzi dei carburanti sono crollati, e si può andare a vedere anche nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico tutti i grafici in base al mese, il costo dei carburanti, diesel, benzina, eccetera eccetera. Ma io come costo medio ho utilizzato 1,40 euro a ogni litro. Ma sappiate che la benzina, secondo me, ma molto probabilmente, inizierà anche ad aumentare man mano col tempo e man mano che usciamo da questa pandemia. Per quanto riguarda i chilometri, per facilitare tutti e anche me ovviamente, se no diventavo pazzo con i conti, ho considerato 1000 chilometri fatti ogni mese, che in un anno sono 12.000 chilometri. Tra l'altro, nell'utilizzo medio di ogni cittadino italiano è più che plausibile alla realtà, soprattutto come seconda auto di famiglia in questo caso, anche perché alla fine, se aumentiamo il chilometraggio, ovviamente aumentiamo anche il costo, ma la percentuale di gap tra l'uno o l'altro, tra termico, benzina o elettricità o elettrico, alla fine è sempre quella. Ora vi faccio un esempio: se per esempio spendo 100 euro di elettricità al mese per l'auto elettrica e 110 euro di benzina per l'auto termica, e in un mese faccio 1000 chilometri, se invece si vuole considerare molti più chilometri, come ad esempio 10.000 chilometri al mese, ovviamente avremo 1000 euro di costo di elettricità e 1100 di costo di benzina per il termico. E come potete vedere, il costo aumenta, però la differenza tra il costo di elettricità e il costo della benzina
alla fine percentualmente il gap è sempre quello, quindi teniamo buoni 1000 km al mese. Ultimissima cosa che voglio aggiungere alle premesse è il fatto che ho considerato le diverse prove fatte dalle diverse riviste di automobili o di blog eccetera eccetera, anche di canali YouTube che ho visto, tra il consumo di Renault Twingo elettrica e Renault Twingo a benzina. Ovviamente quello considerato è stato quelle prove che sono state fatte in una media tra urbano, extraurbano e autostrada. Questo perché per avere, diciamo, più realisticamente possibile la media di tutti i percorsi possibili che si fanno con l'auto, come dovrebbe effettivamente prevedere il ciclo WLTP, solo che fatto proprio nella realtà. Spero di essermi capito, se no bene, arriviamo al fulcro del discorso. Meglio Renault Twingo elettrica o benzina? Allora, per quanto riguarda la Renault Twingo elettrica, il consumo che ho utilizzato per quanto riguarda la Twingo elettrica è di ben 14 kWh ogni 100 km ed è questo il dato che ho considerato, che mi consente di fare con una carica totale di ben 157 km. Vi ricordo che la Twingo elettrica ha una capacità di batteria di 22 kWh. Per quanto riguarda la versione a benzina, il consumo è di 15,38 km ogni litro, che consente di avere un'autonomia con un serbatoio pieno che è di 35 litri di ben 538,3 km. In un mese di percorrenza di 1000 km la Twingo elettrica dovrebbe ricaricare ben 140,14 kW di elettricità, con un costo mensile quindi di ben 35,03 euro. Invece per quanto riguarda la Twingo a benzina dovrebbe far rifornimento di ben 65,02 litri di benzina con un costo di 91,02 euro. Per quanto riguarda la revisione, vi ricordo che la prima revisione viene fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione dell'auto e ogni revisione costa in motorizzazione, dovrebbe costare almeno 45 euro. In 10 anni quindi si fanno ben 4 revisioni che corrisponderebbero a 180 euro e questo vale sia per l'elettrico che per il termico. Per quanto riguarda il bollo, come ben sapete, è differente da regione in regione e viene calcolato con la potenza del motore espresso in kilowatt per l'unità che è la tassa, che dipende da regione in regione, che varia da 2,58 a 3,87 per un kilowatt. Quindi si deve moltiplicare la potenza del motore dell'auto per esempio 2,58 e così via. E vi ricordo anche che in moltissime regioni nei primi 5 anni di vita dell'auto elettrica ovviamente il bollo non si paga e addirittura in altre regioni, come ad esempio, se non ricordo male, la Lombardia, il bollo non si paga a vita. Per quanto riguarda il tagliando è un po' una gatta da pelare perché di solito i primi tagliandi costano un po' meno rispetto ai tagliandi che si fanno negli anni successivi, quelli un po' più lontani, quindi ho fatto una media generale sia per quanto riguarda l'elettrico sia per quanto riguarda il termico, ma sappiate che il costo del tagliando dell'auto elettrica è quasi la metà rispetto all'auto a benzina perché ovviamente c'è molta meno roba da fare. Quindi per quanto riguarda la auto termica Twingo a benzina ho fatto una media di circa 200 euro per tagliando. Invece per quanto riguarda l'auto elettrica, la Twingo elettrica, ho considerato un costo medio di 100 euro a tagliando. Ovviamente nel corso dei 10 anni si dovrebbero fare almeno 5 tagliandi, considerando che il tagliando viene fatto al massimo ogni 2 anni, ma dipende anche dalla casa costruttrice. E poi infine entrano in gioco anche gli incentivi, perché cambiano un bel po' le carte. Ora vi faccio vedere la tabella che ho ricavato in base a tutti questi dati e la argomentiamo insieme. Per quanto riguarda il costo della elettricità, in 10 anni si paga
4.203,6 euro. Invece per quanto riguarda la benzina si dovrebbe pagare 10.923 euro, considerando anche che il costo della benzina potrebbe addirittura aumentare, quindi veramente tanti soldi. Per quanto riguarda la revisione abbiamo visto che 180 euro sia per l'elettrico che per il benzina. Per quanto riguarda invece l'assicurazione, l'abbiamo già ripetuto che l'elettrico si paga solitamente meno e quindi l'assicurazione la dovrete un po' calcolare voi. Per quanto riguarda invece il bollo, non si paga per i primi 5 anni come abbiamo detto, e gli altri 5 anni andrete a pagare in base anche alla regione in cui siete. Potete pagare da 774 euro a 1161 euro per l'elettrica, e invece per quanto riguarda il benzina da 1238,4 a 1857,6 euro, una differenza abbastanza grande. Per quanto riguarda invece il tagliando, l'elettrico per 5 anni 500 euro, invece per quanto riguarda il benzina 1000 euro, e gli incentivi che in effetti nell'elettrica ce li abbiamo. Ho considerato, ovviamente, perché solitamente se pensate di acquistare una nuova auto, di solito la maggior parte delle persone ha un'auto di almeno una decina di anni, quindi potrete sfruttare a pieno il bonus di 10.000 euro con rottamazione. Invece se non volete rottamare, bonus si ferma a 6.000 euro. E invece per quanto riguarda il benzina, purtroppo non rientra nell'eco bonus perché inquina troppo. Bene, ora vi dirò quale, secondo questi conti che ho fatto, auto costa meno in 10 anni di vita tra elettrico e benzina. Bene, la Renault Twingo a benzina in 10 anni varia da 26.291,4 euro a 26.910,6 euro. Questa variazione dipende soprattutto dal bollo, che dipende da regione a regione, ricordo. E invece per quanto riguarda la Twingo elettrica, il costo totale è di ben 18.607,6 euro fino a un massimo di 18.994,6 euro. Sotto questi calcoli che ho fatto, che spero che siano più precisi possibili alla realtà, la Twingo elettrica in 10 anni di vita ha un costo di manutenzione minore rispetto al benzina di ben poco più di 6.000 euro, che non sono per niente male se li risparmiamo. Io spero vivamente che questa tipologia di video vi possa piacere. Fatemi assolutamente sapere qua sotto nei commenti se ho sbagliato qualcosa, se ci sono dei calcoli che non ho considerato, se c'è qualche dato che non ho considerato, qualsiasi cosa, parliamone, discutiamone insieme con tranquillità, per carità di Dio, e chiedetemelo pure qua sotto tra i commenti tutti i dubbi che vi possono venire in mente, e scriviamo con civiltà, perché ho paura che qua sotto tra i commenti ci sia una bella discussione un po' troppo frizzante tra motoristi termici e elettrici. Non è quello lo scopo è quello di pagare meno per avere un'auto in un utilizzo prettamente cittadino come seconda auto di famiglia, e casomai anche spero di avervi aiutato sotto questo punto di vista, anche perché risparmiare un qualcosina in questo arco di 10 anni, beh, non è niente male, considerando anche il fatto che l'elettrico ha qualche, diciamo, agevolazione nella vita quotidiana. Quelle può essere per esempio poter entrare in zona ZTL in pieno centro, che sarebbe veramente tanto comodo, sperando che un domani vicinissimo si possa andare tranquillamente fuori a farsi una passeggiata. O anche per esempio ci sono molte città, se non ricordo male, che addirittura il parcheggio non lo pagate neanche. Io spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto, o almeno abbastanza interessante per averlo visto fino a questo punto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché siamo così troppo pochi e mi farebbe veramente molto piacere
avere qualche iscritto in più qua sul canale, così cresciamo insieme, mettiamo like, così l'algoritmo di YouTube farà vedere questo video ad altri utenti, così cresciamo insieme. Casomai potrei anche portarvi qualche prova di qualche auto in futuro, se siamo un po' di più o no. Ci sono tante cose che ci aspettano in questo 2020 qua su questo canale. Mi raccomando, iscrivetevi e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, sempre qua su YouTube.